Benvenuto in Esercita l'italiano con le storie. Sei pronto a esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iniziamo. C'era una volta un uomo che aveva un asino. L'asino aveva lavorato duramente per molti anni, portando pesanti sacchi di grano al mulino. Ma ora era diventato vecchio e stanco, e non riusciva più a lavorare come prima. L'uomo cominciò a pensare a come risparmiare denaro non dando da mangiare all'asino. Ma l'asino si rese conto che la situazione non si prospettava bene per lui, così scappò e si diresse verso Brema. Lì pensò: posso diventare un musicista di città. Dopo aver camminato per un po', trovò un cane sdraiato sulla strada, che respirava pesantemente come se avesse corso troppo. Perché respiri così forte, grande amico? Chiese l'asino. Oh, rispose il cane, sono vecchio e ogni giorno divento più debole. Non riesco più a cacciare, così il mio padrone voleva uccidermi. Sono scappato, ma ora come farò a mangiare? Ho un'idea, disse l'asino. Vado a Brema per diventare musicista. Vieni con me e potrai essere un musicista anche tu. Io suonerò la lira e tu potrai battere il tamburo. Il cane gradì questa idea e si unì all'asino nel suo viaggio. Non molto tempo dopo incontrarono un gatto seduto sul sentiero che sembrava molto infelice. Cosa ti succede, vecchio amico? Chiese l'asino. Chi può essere felice quando è in pericolo? Rispose il gatto. Sto invecchiando e i miei denti sono consumati, così il mio padrone voleva affogarmi. Sono scappato, ma non so dove andare ora. Perché non vieni con noi a Brema? Suggerì l'asino. Sai cantare di notte. Puoi essere un musicista anche tu. Il gatto pensò che fosse una buona idea e decise di unirsi a loro. Poco dopo raggiunsero un cortile dove un gallo era seduto sul cancello cantando a squarciagola. Il tuo canto è molto forte, disse l'asino. Cosa succede? Sto cantando per annunciare bel tempo, perché è il giorno in cui la Nostra Signora lava i vestiti del bambino Gesù, disse il gallo. Ma stanno arrivando ospiti per domenica, e la padrona di casa ha ordinato che io venga cucinato in zuppa domani. Questa sera verrò ucciso. Quindi canto finché posso. Oh gallo, disse l'asino, dovresti venire con noi. Andiamo a Brema e troverai una vita migliore della morte. Hai una grande voce e possiamo fare meravigliosa musica insieme. Il gallo accettò e si unì al gruppo. Insieme, i 4 animali continuarono il loro cammino. Tuttavia, non riuscirono a raggiungere Brema in un giorno, così decisero di pernottare in una foresta. L'asino e il cane si sdraiarono sotto un grande albero, mentre il gatto e il gallo si sistemarono tra i rami. Il gallo volò in cima, dove si sentiva al sicuro. Prima di addormentarsi, guardò intorno e vide una piccola luce in lontananza. Chiamò i suoi amici, dicendo che doveva esserci una casa nei dintorni perché aveva visto una luce. L'asino disse: se è vero, dobbiamo alzarci e andare là. Questo posto non è sicuro. Anche il cane pensò che sarebbe stato bello trovare delle ossa con carne. Così si avviarono verso la luce e presto la videro brillare sempre di più fino a raggiungere una casa ben illuminata dove dei ladri stavano festeggiando. L'asino, essendo il più grande, si avvicinò alla finestra per dare un'occhiata. Cosa vedi, amico mio? Chiese il gallo. Cosa vedo? Rispose l'asino. Un tavolo pieno di cibo delizioso e ladri seduti attorno che si divertono. Sembra perfetto per noi,
disse il gallo. Sì, sì. Vorrei poterci unire, disse l'asino. Poi gli animali discussero su come spaventare i ladri e alla fine elaborarono un piano. L'asino posò le zampe anteriori sul davanzale della finestra, il cane saltò sulla schiena dell'asino, il gatto si arrampicò sul cane e il gallo volò per sedersi sulla testa del gatto. Quando furono pronti, cominciarono a suonare insieme. L'asino ragliò, il cane abbaiò, il gatto miagolò e il gallo cantò. Saltarono attraverso la finestra con un gran fracasso. I ladri pensarono che fosse entrato un fantasma e scapparono nel bosco spaventati. I quattro amici si sedettero poi al tavolo e mangiarono felicemente il cibo avanzato come se non avessero mangiato da giorni. Quando terminarono, spensero la luce e trovarono posti dove dormire. L'asino si sdraiò su un po' di paglia nel cortile, il cane si sistemò dietro la porta, il gatto si rannicchiò sulle ceneri calde vicino al fuoco e il gallo si posò su una trave del tetto. Dopo il lungo viaggio, si addormentarono rapidamente. Più tardi quella notte, i ladri videro da lontano che la luce era spenta nella loro casa e tutto sembrava tranquillo. Il capo disse: «Non avremmo dovuto farci spaventare in quel modo», e ordinò a uno dei ladri di andare a controllare la casa. Il ladro entrò e vide che tutto era silenzioso. Decise di accendere una candela, ma scambiò gli occhi luminosi del gatto per braci ardenti. Provò ad accendere il fiammifero su di essi, ma il gatto non piacque e saltò su di lui, soffiando e graffiando. Era così spaventato che corse verso la porta sul retro, ma lì c'era il cane che gli morse la gamba. Mentre correva vicino all'asino, quest'ultimo gli diede un forte calcio con il posteriore. Il gallo, che si era svegliato per il rumore, esclamò: «Chicchirichì!». Il ladro tornò dal suo capo, mi ha sputato addosso e mi ha graffiato la faccia con le sue lunghe unghie. Vicino alla porta c'è un uomo con un coltello che mi ha accoltellato alla gamba e nel cortile c'è un mostro nero che mi ha colpito con un bastone. E sul tetto c'è un giudice che ha gridato: «Portatemi il ladro». Così sono scappato il più velocemente possibile. Da quel momento i ladri non tornarono mai più a quella casa. Nel frattempo, i quattro musicisti di Brema erano molto felici lì e non volevano andarsene. E così finisce la storia. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perdere nessuna delle nostre storie gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.